Ciao ragazze e ragazze, ben ritornate e ben ritrovate nel mio canale Marianna Crochet. Oggi proseguiremo con la realizzazione e il proseguimento di ciò che serve per realizzare il fiocco nascita, che eravamo arrivati al fiore. E continueremo con la scritta sul fiocco e i cuoricini. Per quanto riguarda i cuoricini, invece ve li faccio vedere in due modi diversi. Uno semplice, un portachiavi molto semplice, realizzato col cotone arancio, e un altro che è realizzato col cotone rosa, però gli ho messo come abbellimento delle perline. E i cuoricini che oggi andremo a lavorare si possono utilizzare dei portachiavi, li ho realizzati per i portachiavi. Prima mi servivano per il fiocco, per abbellire il fiocco. E a me fa piacere molto che mi seguite e coloro che aprono per la prima volta il mio canale, se sono soddisfatti di come e spiegherò il procedimento del lavoro che oggi farò. Iscrivetevi qua nel mio canale e mettete un like. Mi raccomando, cliccate sulla campanellina perché ogni tutorial che io posterò su YouTube vi arriverà la notifica. Vi ringrazio tanto e andiamo subito per prima cosa alla realizzazione del nome. Per il nome dobbiamo prima di ogni cosa andare. Io ho scritto questo nome mio. Prendere il cotone, prendere le misure in questo modo sul nome. Dobbiamo avere molta pazienza. Vabbè, prendete le misure in tutto il nome. Dopo aver preso queste misure con il cotone, andate ad realizzare delle catenelle. Fatelo un po' più lunghe perché poi, una volta eseguite queste catenelle, andiamo a lavorare sopra delle maglie bassissime. Le ho già realizzate perché le catenelle con le maglie bassissime, come ben sapete, è una cosa molto facile da realizzare. E viene questo, sembra un cordino in questo modo. Dopo aver fatto questo cordino, io adesso vi spiego come prendiamo il cerchio già finito con tutta la base all'uncinetto, con gli altri accessori. Sono andata a fare, ho preso il cordino che io ho lavorato, ho cominciato a modellare questo cordoncino, quindi prendendo delle spillette sono andata ad appuntare così la forma del nome. Questi due li mettiamo insieme. Vedete, già si vede la forma della M. Poi questa è la M. Fate molta attenzione, mettetela bene nei punti in cui piace a voi, cioè se la volete un po' qua, un po' più larga, come piace a voi in poche parole. Poi continuiamo e facciamo la I. E poi continuiamo con la A. Io, siccome mi è venuto un po' più corto, ho realizzato quest'altro. Vedete già come si vede il puntino. Io sono andata a mettere una perlina, mi piaceva di più. Per incollarlo dobbiamo stare attenti perché noi sotto abbiamo il lavoro all'uncinetto e si potrebbe rovinare. Togliere le spillette man mano, piano piano, prendere questa parte qua, incollarla, avere molta pazienza, mi raccomando, incollarla di sotto e sistemarla di nuovo. E fare così piano piano con tutta la parte
del cordino e ve la modellate piano piano, togliendo una spilletta per volta e avere la pazienza naturalmente di incollarla bene. Stare attenti che non si rovini la parte di sotto. Questo per quanto riguarda il nome. Adesso andiamo a realizzare i cuoricini. Ho lavorato un altro cuoricino, ma questa volta l'ho fatto ben diverso, gli ho messo delle perline, l'ho realizzato a portachiave. Io di questo cuoricino ne ho fatti 3 della stessa misura, di colore diverso. Invece di mettere queste perline, ho lavorato internamente delle catenelle, quindi il primo ho lavorato 30 catenelle e l'ho appoggiato, l'ho incollato qua dietro, questo è il fiocco davanti, questo è il cuoricino, con le catenelle ho incollato qua il primo. Il secondo, al posto di 30 catenelle, ne ho lavorate 40 e l'ho incollato qua vicino, dove ho incollato il primo. Il terzo ho lavorato 50 catenelle e l'ho incollato sempre qua, in modo tale che vengono, quando poi si vengono scalati, cioè uno qua, uno più sotto e uno più sotto ancora, e fanno un effetto più carino, diciamo. Adesso andiamo a realizzare il cuoricino. Per la realizzazione del cuoricino dobbiamo lavorare un cerchio magico, inserire l'uncinetto e lavorare una catenella e 6 maglie basse. Lavorate le 6 maglie basse, chiudere il cerchio in tondo e andare a chiudere nella prima maglia bassa, però non chiudiamo perché lavoriamo in circolo, in tondo. Prendo un marcatore, sono arrivata al termine del giro, del secondo giro. Il terzo giro andiamo a lavorare le 9 maglie basse. Sono arrivata al termine, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo. Togliamo il marcatore. Di questo ne dobbiamo fare un altro preciso, come abbiamo lavorato questo il primo. Ho terminato di lavorare la seconda parte, prendo quella che ho già lavorato e ora li dobbiamo unire. Quindi cosa vado a fare? Continuo sempre da questo lato che sto lavorando, entro nella prossima maglia, vado a prendere l'altra, qua è la chiusura, la maglia di chiusura, passo dal punto successivo, pesco il filo e lavoro una maglia bassa. Ora 3 maglie basse, 1, 2 e 3, una maglia bassa doppia, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 8 maglie basse, quindi faccio le prime 4, 1, 2, 3, 4, vado nella prossima e pesco il filo, vado dall'altra parte, qua, pesco e lavoro una maglia bassa con tutte e 3 le asoline. Di nuovo 3 maglie basse, 1,
perché stiamo lavorando la parte dall'altra parte. Abbiamo lavorato questa, adesso stiamo lavorando questa. 2, 3, una maglia bassa doppia, quindi 2 in una, e 3 maglie basse, scusa. 1, 2 e 3. Ora facciamo il giro successivo, che è il quinto giro, se non erro, sì, e vado a prendere la solina, questa qua, e la solina del prossimo punto, sarebbe questo, ed eseguo una diminuzione. Poi lavoro 8 punti, 1, 2, 8. Ora riprendo la solina qua e la solina da quest'altro punto, sarebbe questo, e lavoro una diminuzione e poi ripeto altri 8 punti. Quindi una diminuzione 8 punti la dobbiamo fare per 2 volte. In tutto in questo giro dobbiamo avere 16 punti. Ora una diminuzione, due punti, una diminuzione, tre punti. Dobbiamo rifare una diminuzione, sempre continuando, due punti, una diminuzione, tre punti. In tutto dobbiamo avere 14 punti. Ultimo giro dobbiamo fare una diminuzione, cinque punti, ripetiamo una diminuzione, 5 punti. In tutto, al termine del giro, dobbiamo avere 12 punti. Arrivati a questo punto, perché adesso poi dobbiamo lavorare l'ultimo giro, dobbiamo riempire il cuoricino.
con la spugna. Aver riempito il cuoricino di ovatta, andiamo a lavorare l'ultimo giro che faremo tutte diminuzioni. Dobbiamo arrivare a 6 punti, quindi sono 6 diminuzioni. Una volta terminate le diminuzioni, tagliamo il filo con il filo che rimane, prendiamo l'ago e andiamo a chiudere i punti